Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti sul mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, è gratuito e a me aiuta, date sostegno al canale, non avete bisogno di versare soldi, eccetera, eccetera. Se poi qualcuno vuole fare qualche donazione, in descrizione c'è sempre il link PayPal, magari volete offrirmi un caffè, non lo so, però senza spendere una lira, come si diceva una volta, quando c'erano le lire, e io sono un babbione, c'ero, iscrivetevi al canale, mettete un like sul video e questo aiuta ovviamente a scalare un po' le classifiche di YouTube. Oggi faremo una non recensione. Perché una non recensione? Perché troverete migliaia di recensioni di recensori o di youtuber, fra le altre cose, molto più bravi di me nel recensire gli oggetti elettronici, perché lo fanno da sempre, perché è un loro business, perché sono sponsorizzati, perché e io invece voglio parlarvene per come la vedo io. Sapete che io come faccio sui coltelli, sulle attrezzature che compro per casa, anche questa l'ho comprata per fare qualche video con angolazioni particolari, soprattutto in posti dove magari girare un video può creare imbarazzo, e parliamo della Insta360 Go 2. Eccolo qua, guardate, è un gioiellino così piccolo e se voi lo aprite, questo ovviamente è il suo, si può dire dispensers, è la sua custodia, alla quale, dentro la quale l'ago si ricarica, altrimenti la vediamo qua, è veramente un oggetto piccolino, 26 grammi, quindi non pesa praticamente niente, e andiamo a vedere un po' di dettagli, ma non di recensione. Perché? Perché io vi parlerò più che altro di come funziona l'utilizzo. Se tutto quello che dicono e hanno detto i youtuber, i tester, eccetera, è vero oppure no. Proviamolo in passeggiata con la versione Pro. Questa è l'immagine contro sole che restituisce. Lo chassis, come ben sapete, ha anche questi due piedini, per cui voi potete usarla in questa maniera, appoggiata, che vi faccia da trepiede e potete ben utilizzarla. Dopodiché, se volete usare la sua custodia come telecomando, vedete che viene fuori la scritta di collegarla, tenete premuto questo tasto qualche secondo finché lei si collega. Io ho messo come primo step, come primo click, di solito alla versione non Pro, video normale. Io invece ho messo video Pro, quindi basta che io clicchi il tastino rosso e inizierà la ripresa Pro, e quindi è sufficiente poi ripremere per spegnere. Altresì invece, se lo avete attaccato alla collana magnetica piuttosto che da qualsiasi altra parte, è sufficiente che voi premiate una volta sola il tastino e lei inizierà a riprendere. Poi se lo premete due volte, nel caso, visto che io ho cambiato il settaggio dei tasti, partirà la modalità normale, poi ci sarà la time lapse, scusate, poi la time warp, e poi potete anche selezionare varie opzioni, ma quelle dovete poterle fare dalla sua custodia. Premete e dalla sua custodia vedete che voi potete selezionare la versione normale, potete selezionare tutti i comandi di cui avete bisogno, fare le foto, fare i time lapse, fare un po' tutto quello che vi serve. Ma tutte queste cose le trovate negli altri video. Allora, che ci stanno a fare tutti questi recensori? Quello che voglio dirvi io è parlarvi appunto delle caratteristiche non tecniche, ma se va o non va bene questa piccola camera. Riparte il video.
Allora, vediamo un po' come si comporta anche in questa occasione. Adesso ho il sole di fronte, adesso vediamo di fare il controsole. Eccoci qua, dovreste vedere una silhouette. Vediamo come si adatta questa Insta Go 2. E mentre sono a passeggio con Olli, eccola qua, vedete questa birichina in questo paesaggio autunnale. Qui stanno preparando già le casettine, i chioschettini per Natale, e siamo sempre contro sole, cioè io sono contro sole, mentre dovrei essere così. Mi sembra che però funzioni egregiamente anche contro sole, la camera si adatta bene. Sto ovviamente lavorando in modalità pro, in quanto la modalità normale, come vi dico sicuramente in questa non recensione, io non l'avrei neanche messa, se non perché occupa meno spazio. Allora, se la utilizzate in impostazione fissa, potete usare la tipo di video normale, altrimenti è meglio usare il Pro, perché il normale non è stabilizzato, la compressione è maggiore e non ha la possibilità poi di lavorare sull'angolo di cattura in post produzione. La comodità poi di poterla utilizzare così, premendo il tastino e facendo le riprese o autoriprendendosi, senza dover avere un braccio di 3 metri e senza dover avere accessori, è impagabile, soprattutto per il fatto che voi la chiudete e la inserite in tasca o anche nel taschino della camicia o della giacca. Guardate veramente le dimensioni, guardate la mia mano e ce ne stanno 2 nella mia mano, per cui è veramente piccola, si inserisce in tasca e via. Guardate, e scompare nelle tasche, per cui poi si può andare via tranquillamente, e quando si ha bisogno basta estrarla dalla tasca, aprirla e utilizzarla, e noi siamo già pronti per fare le nostre riprese. In definitiva, la consiglio? Sicuramente sì, perché come potete ben notare dalle dimensioni, si tiene in tasca benissimo, non ci si accorge neanche di averla. Come le dimensioni sono quelle delle AirPods, per cui veramente piccola, e soprattutto nella versione Pro dà molte possibilità, si gestisce tutto dallo smartphone e quindi si può fare tutto esclusivamente in mobilità. Quindi conclusioni finali, visto il prezzo che non è proprio economico, 320 euro la si trova, gli accessori che vengono dati, quello da polso, l'accessorio magnetico da collo, che permettono di fare delle riprese un po' particolari, oppure anche attaccarsela al cappellino e quindi è molto leggera, direi che sì, la spesa vale la pena se volete fare dei video un pochino diversi da quelli che potete fare con la Action Cam classica, piuttosto che con lo smartphone o con la camera che voi normalmente utilizzate. La modalità normale, secondo me, potevano anche non metterla, perché non ne trovo un'utilità, se non quella se la usate, ecco così, da tavolo o impostazione fissa anche all'esterno. Ovviamente consuma un po' meno memoria e anche un po' meno batteria, però per tutto il resto solo la versione Pro, sia per la stabilizzazione, potete bloccare l'orizzonte, quindi anche se voi girate la camera non vedete assolutamente differenza di orizzonte, e per il fatto che è molto comoda, piccolina, la potete gestire con il vostro smartphone, lo potete gestire col vostro smartphone, e perché all'interno qua si ricarica. Ha il difetto dei 32 giga di memoria interni e basta,
disponibili, ma non c'è nessun problema. Il case non è impermeabile, mentre lei è impermeabile, se ben ricordo, fino a 5 metri. Quindi è una piccola camera che potete usare anche sotto la pioggia, attaccata all'ombrello, con il suo discorso magnetico, l'attaccate al frigorifero, l'attaccate al palo della luce. Ecco, quello in questo caso è veramente versatile. La potete gestire tutto col vostro smartphone in mobilità, e questo è un altro vantaggio. Scalda molto, soprattutto in estate, per cui soprattutto nella modalità Pro potete mettere 5, 10 o 15 minuti la durata delle clip, lasciatelo pure 5 minuti, anche perché magari fate più clip da 5 minuti, a meno che non la utilizzate come action cam, e allora magari 10 minuti o 15 minuti vi servono. Ma se lo usate per fare vlog, per esempio, o per piccole clip, va benissimo. Ecco, la versatilità, il fatto che sia piccola, che resti abbastanza nascosta, e ok, se fosse stata anche in colorazione nera sarebbe stata anche meglio. Per tutto il resto invece no, se la usate in modalità normale no, non ha nessun senso, non vale la pena. Ripeto, secondo me, tranne che la postazione fissa, avete la possibilità di attaccarci anche un trepiedino, oppure anche gli attacchi poi della GoPro eccetera, basta avere il suo la sua staffetta che modifica, quindi voi ve la immaginate così, attaccata a un trepiede, oppure attaccata anche a una stick, a una selfie stick. Quindi da quel punto di vista è veramente, ripeto, versatile. Ne vale la pena per fare delle riprese diverse, particolari. Per tutto il resto c'è il vostro smartphone, la vostra camera. Spero che questa non recensione, perché non vi ho detto niente di tecnico, non vi ho detto neanche le risoluzioni, ma diciamo che la risoluzione massima è 1440p, mi ero sbagliato, la risoluzione massima è 1440p, per cui più di così non potete fare, ma è molto più che sufficiente per un utilizzo medio e anche pro per certe situazioni. Per quello che mi riguarda, difatti poi la maggior parte di noi li utilizza per i social, per cui sono già più che alte risoluzioni. Ne vale la pena, ripeto, solo per fare riprese particolari, o perché si gestisce velocemente dallo smartphone e si può fare un video tranquillamente andando a passeggio. Per tutto il resto ci sono camere diverse. A tutti voi una buona giornata, mi raccomando, iscrivetevi al video. A tutti voi spero che vi sia piaciuto, ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti di questa Go 2, se vi è piaciuta, se la utilizzate, come vi siete trovati. Ci vediamo in un prossimo video. Ovviamente se la volete acquistare vi metto nella mia vetrina giù nei prodotti testati, giù su Amazon trovate il link anche con degli sconti. Dimenticatevo di dirvi, questo video è interamente registrato con la Insta-Go 2 nonché con l'iPhone, e tutto editing, montaggio e tutto è fatto direttamente sull'iPhone, quindi anche questo è un plus a mio parere. Mi pare che adesso Amazon dia la possibilità di avere degli sconti, per cui io ve la metto lì, andate in elettronica, in oggetti di elettronica, nella mia vetrina, e trovate anche il link per poterla eventualmente acquistare se vi fa piacere. Anche lì non vi costa di più, anzi potete trovare l'occasione e mi sostenete anche in questa maniera. Ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, ciao a tutti da Ermanno. Ciao!